Immagina di entrare nell'esercito romano pensando, vabbè, faccio il soldato, porto lo scudo, prendo 2 soldi e torno a casa. No. E a Roma, entrare nella legione era più o meno come firmare per una vita di fango marce infinite, botte, fame e probabilità di soccombere prima ancora di capire dove ti trovi. E oggi facciamo una cosa bellissima. Classifichiamo tutti i gradi della legione romana da quello che prendeva le mazzate per primo fino a quello che, se sopravviveva abbastanza, finiva quasi a sedersi tra i potenti. Posizione numero 8, il probatus. La carne fresca. Si partiva dal probatus, cioè la recluta. Tradotto, il nuovo arrivato, quello che ancora non sa nemmeno come si usa bene uno scudo e già si ritrova a correre, scavare, caricare, marciare e soprattutto sopravvivere. Qui la vita non era affatto semplice. O imparavi in fretta o diventavi un problema logistico. Perché il vero nemico non era solo il barbaro dall'altra parte, erano anche le malattie, la fatica, l'addestramento brutale e la classica atmosfera da benvenuto nel club, adesso soffri. Posizione numero 7. Il Miles, il soldato normale. Poi c'era il Miles, il legionario base. Quello che ormai non è più una recluta, ma non è ancora nessuno. È il motore della macchina romana. Marcia, costruisce fortificazioni, combatte, obbedisce e, se serve, si sacrifica per la legione. Il punto è questo. Il legionario comune non viveva una carriera, viveva una lotteria al contrario. Più anni passavano, più aumentava la possibilità di non arrivare alla pensione. Roma ti prometteva gloria, ma prima ti chiedeva di passare 25 anni a non lamentarti troppo. Posizione numero 6. Gli immunes, quelli che avevano capito il trucco. Poi arrivavano gli immunes. E qui già cambia il tono della storia, perché questi non erano soldati migliori in senso eroico, erano quelli che avevano una competenza utile. Medici, ingegneri, artigiani, specialisti. In pratica, mentre gli altri stavano a spalare, scavare o farsi massacrare in prima linea, loro avevano trovato il modo di stare un po' più lontani dal macello. Non erano immuni alla guerra, ovviamente, ma erano immuni, almeno in parte, alle mansioni più suicide. Insomma, meno gloria da statua, più probabilità di arrivare vivi a cena. Posizione numero 5. L'Optio, il vice che deve tenere insieme il caos. Salendo troviamo l'Optio, il vice del centurione. Quello che non comanda davvero, ma se sparisce lui, la coesione della centuria va a farsi benedire. L'Aptio aveva un compito delicatissimo, stare dietro, tenere la linea, impedire che qualcuno mollasse tutto e scappasse. Perché in battaglia il problema non era solo il nemico davanti, era anche il panico dietro. E l'Optio era lì proprio per ricordarti che no, non si corre via. Posizione numero 4. Sinifer e Cornicen. I bersalli con il simbolo addosso. Poi ci sono il Sinifer e il Cornicen. Il primo portava l'insegna dell'unità, il secondo il corno. In pratica erano i tizi che rendevano la legione riconoscibile, coordinata, viva. Il problema? Portare il simbolo della tua unità in mezzo a una battaglia ti trasformava in un bersaglio molto visibile. E i nemici, che non erano stupidi, tendevano a capire subito chi colpire per creare confusione. Quindi sì, avevi un ruolo importante. E sì, avevi anche una probabilità niente male di finire male. Posizione numero 3. Il centurione, finalmente qualcuno di veramente importante. Qui la musica cambia. Perché il centurione non è più il soldatino che spera di non sopravvivere. È uno che ha già dimostrato di saper reggere il colpo, comandare uomini e farsi rispettare a suon di disciplina. Il suo simbolo, il famoso vitis, il bastone di vite, non era solo un attrezzo per punire. Era un messaggio molto chiaro. Io sono quello che vi tiene in riga e se serve vi raddrizzo pure la schiena. Il centurione viveva meglio del soldato comune, mangiava meglio, aveva più prestigio e più possibilità di sopravvivere.
Ma attenzione, non era un posto comodo. Era un posto da veterano duro, uno che stava ancora davanti al pericolo, solo con più autorità e meno illusioni. Posizione numero 2. Il primus pilus, l'elite dei sopravvissuti. E infine il vertice vero della carriera militare sul campo, il primus pilus. Questo era il primo centurione della prima coorte, cioè uno dei più rispettati di tutta la legione. Arrivarci significava una cosa sola: sei sopravvissuto abbastanza a lungo da diventare quasi una leggenda. Non era solo un grado, era una consacrazione. Ricchezza, prestigio, influenza e spesso anche una porta aperta verso la politica o verso una vecchiaia molto più comoda di quella dei tuoi compagni. Mentre la maggior parte dei legionari spariva nel fango della storia, lui era uno di quelli che ce l'avevano fatta. Non perché Roma fosse gentile, ma perché ogni tanto anche la macchina del massacro produceva un vincitore. Posizione numero 1. Praefectus castrorum e legatus. Il pericolo cambia faccia. Più in alto si va e più l'incolumità propria è messa a rischio da altro. Qui il rischio non è più solo la spada. Qui il rischio è la politica. Fare il praefectus castrorum o il legatus era rischioso, perché quando sali così tanto non devi più temere solo il nemico davanti a te. Devi temere l'imperatore, le rivalità interne, le accuse, le purghe, le invidie. A Roma, a volte, era più sicuro stare sotto le frecce che sotto gli occhi sbagliati. Quindi sì, la legione era una piramide brutale. Ma più salivi, più cambiava il tipo di fine che poteva aspettarti. In definitiva, la gerarchia militare romana era questo: una macchina di selezione spietata. I più bassi venivano consumati dalla fatica e dalla guerra. I più intelligenti trovavano un modo per sopravvivere meglio. I più forti e fortunati salivano. E i pochissimi che arrivavano in cima non erano solo soldati, erano sopravvissuti con abbastanza prestigio da diventare quasi intoccabili. Roma non premiava tutti, ma solo i più valorosi, i più meritevoli, i più forti e determinati.